Nel mondo del Joshi Pororesu esistono rivalità che nascono da una semplice competizione sportiva e poi ce ne sono altre che diventano qualcosa di molto più profondo, qualcosa che va oltre la vittoria o la sconfitta, oltre le cinture e oltre perfino la carriera stessa delle protagoniste. La storia tra Sayaka Mitani e Sayaka Kurara appartiene proprio a questa seconda categoria perché ciò che oggi vediamo tra loro non è soltanto la rivalità tra una campionessa e una sfidante, ma il risultato di una ferita che affonda le proprie radici più di un anno fa, in uno dei momenti più drammatici della storia recente della Stardom. Per capire davvero come siamo arrivati fin qui bisogna tornare indietro al 29 dicembre 2024, la notte di Dream Kingdom, uno dei pay-per-view più importanti dell'anno. In quella serata Sayaka Mitani e Tam Nakano si affrontano per il World of Stardom Championship in un match che rappresenta molto di più di una semplice difesa titolata. Da una parte c'è Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, una delle atlete più spettacolari della compagnia, una wrestler capace di combinare atletismo, eleganza e ferocia competitiva. Dall'altra parte c'è Tam Nakano, il cuore pulsante di Cosmic Angels, una figura carismatica che nel corso degli anni ha costruito attorno a sé non solo una stable, ma quasi una vera e propria famiglia. Tam non è solo una leader, è una mentore, una guida, una figura quasi materna per molte delle ragazze che hanno trovato casa nelle Cosmic Angels e tra queste c'è anche Sayaka Kurara, una giovane wrestler che ha sempre visto Tam come un punto di riferimento assoluto. Quando Sayaka Mitani sconfigge Tam Nakano a Dream Kingdom e conquista il World of Stardom Championship, il significato di quella vittoria va ben oltre il titolo. Per la Kamitani è la consacrazione definitiva, il momento in cui dimostra di poter stare davvero al vertice della compagnia. Ma per Tam e per chi le è vicino, quella sconfitta è qualcosa di molto più doloroso perché segna l'inizio di una rivalità che da quel momento in poi diventa sempre più personale. Sayaka Mitani non si limita a vincere il titolo, ma inizia a colpire Tam anche sul piano psicologico. Sa benissimo che Tam Nakano è il cuore di Cosmic Angels e sa altrettanto bene che ogni leader ha un punto debole. E quel punto debole ha un nome preciso: Sayaka Kurara. Kurara è una delle persone più legate a Tam, una di quelle che più di tutte vede nella Nakano una guida, una sensei, qualcuno da proteggere, da rendere orgoglioso. E proprio per questo Sayaka Mitani inizia a prendere di mira Kurara, non necessariamente con attacchi diretti o violenti, ma con provocazioni, con parole, con momenti in cui lascia intendere chiaramente di saper dove colpire per ferire davvero Tam Nakano. La rivalità tra Tam e Saya si trasforma così in qualcosa di sempre più carico di tensione emotiva. Non è più soltanto una questione di titolo, è diventata una questione di orgoglio, di rispetto, di identità. Tam Nakano vuole dimostrare che le Cosmic Angels non possono essere spezzate, che Sayaka Mitani non può semplicemente arrivare, vincere e distruggere tutto ciò che lei ha costruito. Saya invece sembra determinata a fare esattamente questo. Col passare dei mesi la tensione cresce sempre di più fino a portare le due verso un nuovo scontro destinato a entrare nella storia della compagnia. Le loro strade si incrociano di nuovo nel 2025 e l'ostilità ormai è palpabile, non c'è più alcuna possibilità di riconciliazione, non c'è più spazio per il rispetto sportivo, quello che resta è soltanto una rivalità destinata a esplodere. Ed è qui che entra in gioco un altro elemento fondamentale di questa storia, Sayaka Kurara. Perché mentre la guerra tra Tam Nakano e Sayaka Mitani continua a intensificarsi, Kurara osserva tutto.
osserva la sua sensei combattere, osserva la sua sensei soffrire, osserva la sua sensei affrontare una rivale che sembra determinata a distruggerla sia dentro che fuori dal ring. E dentro Kurara qualcosa inizia lentamente a cambiare. All'inizio è solo frustrazione, poi diventa rabbia, poi diventa qualcosa di molto più profondo. Il desiderio di fare qualcosa, di intervenire, di dimostrare che le Cosmic Angels non sono deboli e che Tam Nakano non è sola in questa battaglia. Ma il destino sembra avere altri piani, perché mentre questa rivalità continua a crescere e a trasformarsi in qualcosa di sempre più personale, all'orizzonte si avvicina uno degli eventi più importanti del 2025. Un evento che cambierà per sempre la carriera di Tam Nakano, un evento che segnerà anche l'inizio della vera ossessione di Sayaka Kurara. Sì, perché se la rivalità tra Sayaka Mitani e Tam Nakano aveva già raggiunto livelli altissimi di tensione nei mesi successivi a Dream Kingdom, aprile 2025 è il mese in cui quella storia arriva al suo punto di rottura definitivo. Tutto porta verso un nuovo scontro tra le due, uno scontro che questa volta non riguarda soltanto il World of Stardom Championship, ma qualcosa di molto più grande. La loro rivalità è ormai diventata così intensa, così personale, così carica di rancore e orgoglio che la dirigenza decide di trasformare il loro prossimo match in qualcosa di storico. La stipulazione è brutale nella sua semplicità. Chi perde dovrà ritirarsi definitivamente dal wrestling. Non si tratta più soltanto di vincere o perdere un titolo, si tratta della carriera, si tratta dell'eredità, si tratta della fine di una storia. Il palcoscenico scelto per questo scontro epocale è All Star Grand Kingdom, il grande evento del 27 aprile 2025. Ma prima di arrivare a quella notte succede qualcosa che aggiunge un ulteriore strato di dramma a questa vicenda. Circa un mese prima dell'evento, a metà marzo, Sayaka Kurara compie un'impresa che nessuno si aspettava davvero. Kurara vince il Cinderella Tournament. Nel mondo della Stardom questa vittoria non è soltanto simbolica, significa ottenere automaticamente una title shot per il titolo di propria scelta. È un'opportunità enorme, il tipo di occasione che può cambiare la carriera di una wrestler, ma Kurara decise di fare qualcosa di curioso. Non annuncia subito quale titolo vuole sfidare, non rivela il suo obiettivo, dice soltanto che aspetterà il momento giusto. E mentre tutti si chiedono cosa abbia in mente, il calendario continua ad avvicinarsi alla data di All-Star Grand Kingdom. Arriva finalmente il 23 aprile 2025 e l'atmosfera è carica di emozione. Tutti sanno che quello tra Sayaka Mitani e Tam Nakano non sarà un match come gli altri. È la fine di una rivalità durata mesi, è la fine di una storia che ha coinvolto non solo due wrestler, ma due intere stable, un'intera fanbase, un'intera era della Stardom. Il match è durissimo, intenso, pieno di momenti drammatici. Tam Nakano combatte con tutto quello che ha, come se sapesse che quella potrebbe essere davvero l'ultima volta. Sayaka Mitani, dal canto suo, non mostra alcuna esitazione, combatte con la determinazione di chi non ha intenzione di cedere il proprio trono. Alla fine, dopo una battaglia estenuante, è Sayaka Mitani a uscire vincitrice. Saya resta la World of Stardom Champion. Tam Nakano invece è costretta a mantenere la stipulazione e la sua carriera finisce quella notte. Per le Cosmic Angels è un momento devastante, per Sayaka Kurara lo è ancora di più, perché Tam Nakano non era soltanto la leader della sua stable, era la sua sensei, la sua guida, la persona che più di tutte aveva influenzato il suo percorso nel wrestling. E vedere Tam costretta al ritiro proprio per mano di Sayaka Mitani lascia dentro Kurara una ferita profonda.
È a questo punto che Kurara decide finalmente di usare la title shot guadagnata vincendo il Cinderella Tournament. L'obiettivo è chiaro, il World of Stardom Championship. Kurara vuole affrontare Saya Kamitani, vuole vendicare Tam Nakano, vuole dimostrare che le Cosmic Angels non sono finite con il ritiro della loro leader. È un momento carico di significato emotivo, ma quando arriva il momento del match la realtà, si dimostra molto più dura delle intenzioni. Saya Kamitani è semplicemente su un altro livello. Nonostante tutta la determinazione di Kurara, nonostante tutta la rabbia e la motivazione che porta con sé, il risultato è netto. Kurara fallisce miseramente, non riesce a detronizzare la campionessa, non riesce a vendicare Tam Nakano e quella sconfitta pesa tantissimo, perché non è solo una sconfitta titolata, è il fallimento di una promessa, è il fallimento del tentativo di proteggere l'eredità della sua sensei. E mentre Saya Kamitani continua il suo regno come World of Stardom Champion, Sayaka Kurara resta con una ferita aperta che non sembra destinata a rimarginarsi facilmente. Dopo quella sconfitta molti pensavano che la storia tra Saya Kamitani e Sayaka Kurara fosse destinata a concludersi lì. Dopotutto Kurara aveva già avuto la sua opportunità e l'aveva fallita. Ma evidentemente nella mente di Kurara quella storia non era affatto finita. Passano i mesi e Saya Kamitani continua a dominare la divisione come World of Stardom Champion. Una delle difese più importanti del suo regno arriva il 7 febbraio 2026 durante il pay-per-view Supreme Fight, quando la Phoenix Queen riesce a difendere con successo la cintura contro Starlight Kid. È un altro capitolo importante del suo regno, un'altra dimostrazione del suo livello come campionessa. Ma quel match lascia anche un segno fisico. Durante l'incontro Saya Kamitani si procura un infortunio al dito di una mano, un problema che la costringe a fermarsi ai box per un periodo indeterminato. Ed è proprio in questo momento che Sayaka Kurara torna a farsi avanti. Kurara decide di sfidare nuovamente Saya Kamitani per il World of Stardom Championship, ma questa volta la risposta della campionessa è diversa. Kamitani rifiuta la sfida, non perché non possa combattere a causa dell'infortunio, ma perché non ritiene Kurara meritevole di un'altra opportunità titolata. Dal punto di vista della campionessa la questione è semplice. Kurara ha già avuto la sua chance e l'ha sprecata. Non ha dimostrato di essere all'altezza, non c'è alcun motivo per concederle un altro match. Ma se la Kamitani pensa che quel rifiuto possa chiudere definitivamente la questione, si sbaglia di grosso. Perché da quel momento in poi il comportamento di Sayaka Kurara inizia a diventare sempre più insistente, sempre più ossessivo. Iniziano una serie di segmenti che mostrano Kurara inseguire letteralmente Saya Kamitani. In due occasioni diverse Kurara interrompe i meet and greet della campionessa, presentandosi davanti a lei e chiedendo ancora una volta un match titolato. Sono momenti quasi surreali. I fan presenti per incontrare la campionessa si trovano improvvisamente spettatori di una situazione tesa, direi quasi imbarazzante. Kurara appare determinata, quasi disperata nel voler ottenere ciò che chiede, ma in entrambe le occasioni Saya Kamitani riesce a respingere le sue richieste. La campionessa rimane ferma sulla propria posizione. Kurara non ha diritto a un'altra opportunità. Così Sayaka resta ancora una volta a mani vuote. Eppure qualcosa sembra cambiare il 10 marzo 2026. Durante un'intervista pubblicata da Tokyo Sports vediamo una scena molto particolare. Sayaka Kurara è seduta davanti a quello che sembra essere un piccolo altare. Non è un altare religioso nel senso tradizionale del termine, ma
qualcosa di molto simbolico. È un altare dedicato a Tam Nakano, un luogo creato per onorare la sua mentore, la persona che ha guidato il suo percorso nel wrestling. L'immagine è potente, Kurara seduta davanti a quell'altare sembra quasi una discepola che giura fedeltà alla memoria della propria sensei. E guardando quella scena viene spontaneo chiedersi se questa rivalità abbia ormai superato il punto di non ritorno. Perché a questo punto non sembra più trattarsi soltanto di una title shot, non sembra più trattarsi soltanto di una rivalità sportiva. Per Sayaka Kurara questa è diventata una missione, una promessa fatta alla persona che l'ha guidata fin dall'inizio. La domanda quindi diventa inevitabile. Siamo davvero vicini al momento in cui Sayaka Kurara riuscirà finalmente a ottenere un'altra occasione contro Sayaka Mitani? E se quel match dovesse davvero arrivare, sarà finalmente la notte in cui Kurara riuscirà a togliere a Sayaka Mitani tutto ciò che ha costruito? Il suo titolo, il suo tono, il suo dominio sulla Stardom? Oppure la Phoenix Queen dimostrerà ancora una volta perché è lei la vera regina della compagnia? Una cosa però è certa: questa storia non è ancora finita, anzi forse deve ancora raggiungere il suo capitolo più importante.